Oggi voglio farti vedere come realizzare un simpatico cappellino estivo ed un portacellulare da braccio. Per realizzarlo utilizza un tessuto di riciclo, quindi un pantalone vecchio, un jeans che abbia comunque un tessuto sostenuto per la parte esterna, e all'interno io ho utilizzato un tessuto sangallo, deve essere comunque un tessuto leggero e traspirante. Per scaricare il cartomodello vai qui sotto nella info box e segui il link. Ricordati di stampare il foglio in formato A4 senza margini. Dopodiché segui il mio tutorial, vedrai è facilissimo. Ricordati di iscriverti al mio canale se non lo hai ancora fatto e lasciami un commento qui sotto. Alla prossima, ciao! Dopo aver stampato il cartamodello, appoggia il foglio sopra un altro foglio e uniscili con lo scotch. Ritaglia il disegno, tieni conto che i margini sono già inclusi. Una volta aperta il cartamodello, ricorda di appoggiare questo lato sul doppio del tessuto. Per conferma delle misure, controlla con i centimetri che ho scritto. Ricordati che A deve combaciare con A e B con B. Procedi allo stesso modo per quanto riguarda la visiera, quindi appoggia il foglio A4 su un altro foglio, uniscili con lo scotch, ritaglia controlla comunque che i margini siano precisi, altrimenti ritaglia e appoggia la parte dove c'è scritto il doppio del tessuto sul doppio del tessuto. Come vedi qui B va attaccato con B e A, che è la parte alta, con A. Io ho deciso di riciclare dei vecchi jeans di mio marito, quindi non potendo piegare il tessuto in doppio, segno con il gessetto metà del cartamodello, dopo lo giro come vedi e segno l'altra parte. Ritaglio anche un rettangolo di stoffa che mi servirà per fare il portacellulare. Ritaglia con lo stesso cartamodello anche la fodera del cappello. Io ho usato un tessuto sangallo, ricordati di utilizzare un tessuto leggero e traspirante. Per prima cosa unisci A con A. Appoggia quindi il tessuto sul cerchio, poni degli spilli tutto intorno e fai una cucitura con punto diritto lasciando un margine di circa 1 centimetro. Se ti avanza della stoffa in fondo, e una volta che sei arrivato alla fine, unisci i due tessuti, cuci con un punto diritto nella parte alta e poi ritaglia l'eccedenza. Prova il cappello prima. Ecco qui cucito, ho anche stirato i margini, prova la dimensione e poi prosegui con l'attaccare la parte B con B nello stesso modo, quindi poni il tessuto diritto contro diritto, metti degli spilli tutto intorno e fai una cucitura a circa 1 centimetro di distanza dal bordo. Dopodiché apri i margini e stirali. Io ho rifinito i margini con un punto zigzag. Procedi allo stesso modo con la fodera del cappello. Dopodiché, per unire le due parti, disponi i due tessuti diritto contro diritto e lascia un'apertura della visiera di circa 4-5 cm per poter poi risvoltare il cappello. Quindi disponi degli spilli e lascia l'apertura.
Ecco cucite le due parti insieme con un punto diritto. Ho lasciato l'apertura, adesso vado a girare il mio cappello. Dispongo la fodera all'interno del cappello, stiro bene tutto intorno la visiera, dopodiché faccio un'impuntura a circa 2-3 mm dal bordo, andando a rigirare dentro il margine che avevo lasciato aperto. Finito il cappello, come vedete è venuto benissimo, proseguo per fare la borsetta porta cellulare, rifinita col tessuto sangallo per chiudere. Segna con una penna o con un gessetto il punto dove intendi applicare i bottoni automatici. I bottoni automatici li trovi in qualsiasi merceria o li trovi anche in internet, vedi nella info box. Per applicarli non è difficile, c'è un disegno di istruzione e serve un martello. Disponi qualcosa sotto il tessuto per non rovinare il tavolo. Una volta applicati gli automatici giriamo il lato superiore verso l'alto e facciamo una cucitura con un punto diritto. Qui è già stata fatta. Ora applichiamo il bordo di rifinitura a sangallo, quindi decidiamo a che altezza lo vogliamo cucire, lo portiamo verso l'alto e facciamo una cucitura con punto diritto. Ecco qua. Io voglio portare il portacellulare attaccato al braccio con un elastico, per cui prima di tutto decido qual è la lunghezza ideale a seconda del mio braccio e taglio l'elastico di conseguenza. Questo elastico andrà poi nascosto all'interno di un pezzo di stoffa, quindi utilizzate lo stesso sangallo, lo cucite con un punto diritto e dopo infilate dentro l'elastico. Naturalmente il pezzo di stoffa sarà più lungo dell'elastico per permetterne l'estensione. A questo punto non mi resta che cucire i due lati, quindi stabilisco a che altezza voglio mettere il mio elastico e lo fisso con degli spilli. Provo a chiudere il mio portacellulare per capire fino a che altezza devo cucire i due bordi laterali per coprire comunque l'elastico. Stabilito ciò e fatto dei segnetti, giro la stoffa e metto diritto contro diritto ed eseguo due cuciture laterali con un punto diritto. Rifinisco con uno zigzag. A questo punto rigiro il mio porta cellulare e non mi resta che rifinire la parte alta rigirando su se stesso la stoffa di un pochino ed eseguendo un punto diritto. Tagliate eventualmente il sangallo in eccesso se ci dovesse essere. Quindi rigiro la stoffa facendo un bordino sottile e cucio. Perfetto per il cellulare. Che ne dici, ti piace? A me moltissimo, soprattutto perché adoro leggere in spiaggia e quindi è molto utile per ripararmi dal sole.
Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al mio canale e lasciami un commento qui sotto. Alla prossima, ciao ciao!